sempre situazioni tranquille per me, Devo cogliere l'altro. Eccoci. Vai. Via la canna per evitare sfracellamenti. Via altro peso. Siamo quasi, Ok. Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video. Stasera inizio un po' travagliato con un vento fortissimo, molto più del previsto, ma non temete, è pur sempre un vento termico e anche se adesso vi è presa molto bene, sta spingendo di brutto, con il buio sparirà completamente. Non mi resta che preparare l'attrezzatura e iniziare a lanciare. Via col box degli artificiali, stasera molto barracudosa, anzi direi totalmente barracudosa. Voglio puntare molto sia sul nuovo jointed, ne ho portati diversi di tanti colori, top water vari, qualche jerk e qua sotto nascosto ci sono anche le gommacce. E proprio con la gomma voglio fare i primi lanci per vedere se c'è qualcosa attivo sul fondo prima di mettermi definitivamente a barracuda. Combo della serata, fioretto speciale Needlefish Rod e il nuovo BGSV di Daiwa. Prima di iniziare la pescata però voglio dirvi due parole su questo nuovo mulinello e ovviamente lo faccio da casa perché con questo vento sarebbe un disastro. Torniamo un minutino al chiuso e poi ci ribecchiamo in scogliera. Wow, c'è davvero tanto vento in scogliera a questo giro. Comunque sia, eccolo qua. BGSV di Daiwa, una new entry nelle mie ultime pescate e una novità da quest'estate per Daiwa. Questo nuovo modello va a arricchire la serie dei BG e si presenta con corpo interamente in alluminio e frizione con dischi in carbonio ATD Carbon, per un rilascio della lenza progressivo e senza strappi e manovella in EVA per un'impugnatura migliore nei combattimenti più impegnativi. Tutte caratteristiche che lo collocano nella fascia dei mulinelli da spinning medio pesante. Infatti lo si può trovare nelle taglie dalla 4000 alla 18000. Io possiedo la taglia 6000, una misura polivalente con cui andrò a praticare sia spinning a serra, barracuda e lecce e sia tecniche più logoranti per i normali mulinelli come lo short jigging. Piccolo dettaglio della mia misura, i mulinelli dalla taglia 4000 alla 6000 hanno anche la leva di sblocco dell'anteritorno. Ha 5 cuscinetti a sfera più uno a rulli che gli danno un'ottima fluidità. Costa relativamente poco, ha un'estetica accattivante, insomma, cosa chiedere di più da un mulinello di questa fascia di prezzo? Adesso gustatevelo in azione nel video che questa volta avrà a che fare con prede di una certa sostanza. Buona visione! Ammetto di essere durato poco a gomma, avrò fatto 6-7 lanci, non di più. Però il sole ormai è vicino all'orizzonte, quindi proviamoci. Voglio iniziare con l'acid blu, mi pare si chiama questo colore, naturale con pancia gialla. Finalmente un attimo di pace dal vento, non è ancora la fine, lo so, però sono i primi segni di cedimento. Sento che sono in piena ora X. Forza ragazzi, dai, mi basta soltanto uno di voi per una cena dignitosa. Credo di aver appena vissuto uno dei tramonti più morti della mia vita. Non ho visto un pesce, manco un inseguimento, zero totale. Ma qui non si molla, non si demorde, mi mangio pure questa pasta della vergogna senza condimento di pesce. Faccio una bella dormita e domattina si ricomincia.
Secondo round. Adesso il mare è veramente un laghetto, proprio un piattone infinito. Questo sarà il portaeschi. Eccolo! È anche carino, bel pesce, bello. Bel pesce questo. Va sul fondo, come mai? Viene su. È andato sulle rocce, incredibile. Bellissimo barra. Preso nell'ancoretta di testa. Che pesce. Che pesce. Bello, bellissimo. Bellissimo. Wow. Qui siamo anche sui 4 kg. Pesce incredibile. Wow. Ragazzi, guardate qua. Guardate qua. Appena sveglio, ancora un po' rincoglionito, è venuto a far visita un mega barra. Questo era il pesce che cercavo, era un po' che non ne vedevo uno così. Pesce bellissimo, guardate che testa. Qui staremo sui 4 kg. Ha mangiato sul jointed attaccandolo al centro corpo. Combattimento molto atipico perché è andato sulle rocce. L'ho proprio sentito drusciare qua sotto. È arrivato in murata e è andato verso il fondo. Ho temuto anche di perderlo, ma fortunatamente è andato tutto bene. Cavolo, ieri sera è stata un po' demoralizzante, ma stamattina si è ripresa alla grandissima. Questo pesce vale tutta la pescata. Però l'alba è appena iniziata, anzi in realtà deve ancora iniziare e quindi ci sono ancora molte possibilità. Guardate qua, allamata perfetta. Vi faccio vedere le proporzioni con la mia mano. Bello, sì, qui 4 kg ci sono tutti. Allamata perfetta con l'ancoretta di testa e l'ancoretta centrale, era proprio andato cattivo ad attaccarlo a centrocorpo. Guardate come ha firmato lo stilo. Bello. Bellissimo. È infinito. Volevo dare una controllata all'esca perché se finita in bocca ad un pesce del genere non si sa mai, ma è tutto a posto, a parte che ha tante nuove cicatrici, per il resto è tutta intatta. Via, vediamo se c'è anche qualche fratello, va bene anche minore, ma ormai il big è uscito, quindi va bene anche un pesciotto. C'è un aguglio qua dentro, voglio fare un cambio colore e mettere l'acid blu. Eccoci! Sembra carino anche questo, eh? Non grosso come l'altro, ma decente, dai, decente. Eccolo. Sì, pesce sul chilo e mezzo. Chilo e mezzo. Vorrei farvi notare la differenza, questo sarà un pesce di 1 chilo, 1,2 kg con il mostro. Tanta roba. Bene dai, questa mattinata è produttiva.
Eccolo! Ah, mollato questo. Piccolo check alle ancorette, questa si era staccata, segno che ha nuovamente mangiato centrale. Addirittura ha saltato fuori dall'acqua. Questo era molto piccolo. Ah, gli ha ridato, aspetta, c'è un branco di piccoletti. Gli ha ridato ancora. Sì, c'è proprio un brancone di matitine, penso. Aspetta, rilanciamo. Sono qui sotto, eh. Quello che ha saltato l'ho visto bene, era un pesce di 6-7 etti. Preso. Non è proprio una matitina, o sbaglio? No, è un bel pesce, è un bel pesce. No, una matitina, una... Quindi, ah no, ce n'è un altro là. È un bel branco di pesci. È un bel branco di barracuda. Madonna, anche questo è grosso. È un altro maialone. Bello, maialone ma non enorme. Questo sarà sui 3 kg scarsi. Questo è l'ultimo barracuda che trattengo oggi, e direi che sono più che a posto. Mamma mia, che pescata! Questa povera esca è la sua prima giornata in pesca, ma è già devastata. Comunque stamani, praticamente da buio adesso, ho sempre usato lo stesso recupero, ossia una velocità moderata, né troppo lenta né troppo veloce, con non stop. Con lo snodato non faccio mai dei veri e propri stop, diciamo i famosi stop and go da barracuda, ma faccio piccole accelerate o rallentamenti, vedi, così cerco di essere irregolare per poi tornare alla velocità media moderata di recupero. E devo dire che stamani sta rendendo, sia con il buio totale che adesso che inizia ad esserci i primi bagliori. Altro barra! Questo è un nano barra. Questo era quello che avevo visto prima saltare sull'esca. Avevo detto basta barracuda, basta trattenere pesci. Vabbè, questo l'avrei rilasciato a prescindere perché è veramente un micro nano. Vedete, stamani sono davvero aggressivi perché mangiano centrali. Quest'esca era nuova, prima di stamani. Adesso è già devastata. Belle le esche così. Firmate. Acid blu in azione. È una guglia. Cavolo, l'acqua è un brodo veramente. Sarà più di 20 gradi, cioè è assurdo. L'attività dei barracuda sembra ormai terminata, direi che questa alba è andata, è stata ricchissima di catture come non ne vedevo da tempo. Più che altro quello che mi ha stupito è stata la taglia media molto alta per le mezzone. È stata una pescata veramente notevole. Ormai è un po' stecchito, però meritava un'inquadratura tutta per sé. Adesso che c'è un po' di luce, sono veramente contento dopo tanto tempo di aver rivisto barracuda del genere. Negli ultimi anni l'avevo un po' ignorati, ma devo dire che stamattina mi sono proprio divertito. Prima di chiudere voglio dirvi due parole sul jointed, perché nel mio ultimo video ho ricevuto veramente tante domande, in realtà due domande in particolare che si sono state ripetute tantissime volte e voglio dargli risposta, mi sembra giusto.
Prima su tutti, ma come si lancia questo stilo? Essendo uno snodato, sapete che sono sempre un po' penalizzati nel lancio perché appunto si piegano e perdono un po' di aerodinamicità. Quindi di conseguenza sì, si lancia ovviamente meno di un jerk, ma rispetto agli altri snodati ha una marcia in più. Questo è dovuto agli snodi stretti a V che limitano un po' la piega, diciamo. E se fate caso adesso sto forzando, non si attorciglia su se stesso, che diciamo che nel lancio, nonostante sia uno snodato, riesce comunque a mantenere un minimo di assetto che gli dà, diciamo, una spinta in più, lo fa volare qualche metro in più rispetto agli snodati classici. Per il lancio quindi direi promosso. Altra domanda ripetuta mille volte, ma questi gancetti, questi blocca ancorette, come funzionano, perché esistono e come si usano? La funzione dei ganci è molteplice, innanzitutto permette di mantenere su un artificiale come il Jointed, che se fate caso è molto fino perché è stato fatto per assomigliare il più possibile ad un'aguglia vera. Il gancetto cosa fa? Mantiene l'ancoretta in assetto bloccata sotto la pancia ed evita che nel lancio faccia questo, si vada ad accavallare sulla schiena. Ovviamente quando il pesce attacca si sganciano senza problemi, in quanto la tensione è regolabile da noi stessi e va sempre regolata prima della pescata e dopo ogni cattura, perché ovviamente ci sta che con i morsi di un pesce si possano allentare o stringere ancora di più. È una regolazione che può essere fatta semplicemente ad occhio, cioè si vede quando l'ancoretta entra ed esce con un minimo di pressione, va bene, ci siamo. La regolazione può essere effettuata con delle banalissime pinze da pesca, quelle che abbiamo tutti tranne me, perché io ovviamente le lascio sempre a casa ed oggi ho usato le dita che nonostante tutto sono andate bene uguali. Spero di essermi spiegato, io lo so che mi esprimo sempre un po' a modo mio, comunque spero di essere stato abbastanza chiaro. In ogni caso, se non lo sono stato, c'è sempre il video ufficiale della Jackfin che trovate in descrizione, che spiega in maniera molto tecnica tutte le funzionalità e i gadget dello Stilo Joint. Questa pescata finisce qua, spero vi sia piaciuta. Come al solito, se volete supportare il canale potete farlo con un gesto semplicissimo, come lasciare un like, un commento, una condivisione, qualunque cosa vi passi per la mente. Facciamo smuovere questo algoritmo. Adesso mi rimetto a pagaiare e riprendo la via di casa che ho veramente bisogno di un caffè. Ciao!